In collaborazione con MSC Crociere, sportoutdoorviaggi.it. Giver, un mondo di natura. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Omoboni al consueto appuntamento settimanale con Mondo Crociera. Mondo Crociera, trasmissione televisiva che gira i luoghi più belli al mondo a bordo delle navi da crociera più belle al mondo. Fa parte di sportador.tv, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport e al turismo. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi, stili invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali ed ora anche sul nostro canale sportador.tv sulle smart TV europee di ultima generazione. In questa puntata facciamo una bellissima crociera a bordo di MSC, bellissima nel Mar Rosso, e scopriamo le bellezze dell'Arabia Saudita. Ci aspetta quindi una bellissima crociera e mi raccomando, navigate sempre con noi! Jeddah è la seconda città dell'Arabia Saudita, una popolazione di 5 milioni di abitanti. Jeddah è un'esperienza sensoriale unica, nel visitarla è veramente una espressione piena di storia, cultura e tradizione. Jeddah è la seconda città più grande dell'Arabia Saudita, è considerata come la città più liberale del paese. Si rimane affascinati non solo dalle sue bellezze architettoniche, ma anche dalle sue opere d'arte colorate dai profumi orientali. Il nome di Jeddah ha origini lontanissime, quando la leggenda e la storia si confondono. Venne creata Jeddah per dare una tomba a Eva, la nonna di tutta l'umanità. La Corniche, dove si corre il campionato mondiale di Formula 1 automobilistica, conduce nel centro storico di Jeddah, la città vecchia di Al Balad, che è dichiarata patrimonio mondiale dell'UNESCO. Al Balad è il centro di Jeddah, il cuore storico di questa importante città. Al Balad ha oltre 3000 anni di storia. Al Balad ora viene ristrutturato, tante abitazioni vengono abbattute e viene tutto ricostruito da zero. La città è stata fondata nel VII secolo e Al Balad era il nucleo principale della città, fino a quando gli abitanti, con la crescita della ricchezza di Jeddah, cominciarono a trasferirsi nei nuovi quartieri. In questo vecchio quartiere si può scoprire i famosi palazzi storici, alcuni dei quali hanno più di 400 anni e ricordano le case yemenite. Si può visitare una di queste famose abitazioni, il Palazzo Saloum o il Palazzo Bashin, dove si è accolti con una delizia di datteri caffè arabo. Tappa d'obbligo è il vecchio mercato con le sue numerose botteghe di artigiani e articoli di abbigliamento. E una sosta merita anche lo splendido palazzo Beit Nassif, le cui 106 stanze sono impreziosite di opere d'arte e di mobili tradizionali. MSC Crociere è una grande azienda nel mondo della marineria. Andiamo a scoprire questa realtà importante nel mondo delle crociere. Venite con noi! MSC Crociere è Cruise Global Partner ufficiale della Formula 1 automobilistica. La partnership tra MSC Crociere e la Formula 1 permette agli ospiti delle crociere di coniugare le emozioni di una crociera MSC con l'esperienza della Formula 1.
Alcune delle navi della compagnia MSC effettuano gli scali nei weekend del Gran Premio, in modo da permettere agli ospiti in crociera di seguire dal vivo le competizioni durante la loro vacanza. Con l'accordo MSC Crociere è in grado di sfruttare il crescente seguito della Formula 1 per raccontare la sua ampia offerta di itinerari e offrire l'emozione della competizione automobilistica a tutti i passeggeri del mondo. In qualità di leader globali nei rispettivi settori, MSC, Crociere e la Formula 1 si sono uniti per proporre un modello di business ancora più sostenibile. Entrambe le società, infatti, hanno intrapreso un percorso per raggiungere l'impatto zero e stanno sperimentando tecnologie e soluzioni ambientali all'avanguardia. L'attenzione alla sostenibilità ambientale è un punto cruciale. Come MSC abbiamo fatto tantissimo per far sì che entro il 2050 le nostre navi siano emissioni zero. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è la cura da parte dell'armatore, da parte della compagnia di andare incontro a quella che è una risorsa meravigliosa, il nostro mare. Lo facciamo attraverso la nostra flotta, attraverso le nostre navi, andando incontro a tutte le tecnologie che ci possono aiutare. La natura va supportata in qualche maniera e le tecnologie nascono per far sì che un domani sia migliore di quello che è oggi il presente. Abbiamo fatto scalo a King Abdul Economic City, il porto di MSC Crociera nel Mar Rosso, e ora andiamo a scoprire le bellezze di Medina. Medina è il secondo sito più importante del mondo arabo. Medina ospita la moschea del profeta Maometto, ospita, pensate, oltre 1 milione di pellegrini a 10 minareti e in arabo si chiama Al-Masjid Al-Nabawi. La Medina è detta anche la città illuminatissima, la città del profeta, ed è la seconda città sacra del mondo arabo dopo la Mecca e sorge in una fertile oasi al centro di un'estesa pianura nota dai tempi preislamici come Yatrib. Assunse il nome di Medina nel 622 durante la lotta di Maometto contro la Mecca e le tribù alleate. Questo è il museo Dar al-Madina, un museo privato ma importante da visitare per capire il patrimonio culturale arabo. Vicino a Medina c'è la moschea di Quba, che è situata proprio nella periferia di Medina. La moschea di Quba è la prima moschea costruita al mondo. Pensate che la prima pietra fu posta da Maometto nel suo primo viaggio dalla Mecca a Medina. Maometto passò più di 20 notti in questa moschea dopo la sua migrazione, recitando una breve preghiera mentre attendeva Ali, la cui casa era di fronte alla moschea. Nel XX secolo l'architetto Abdel el-Wakil ricevette l'incarico della costruzione di una moschea più grande che sostituisse quella vecchia e intendeva incorporare quest'ultima nel nuovo edificio religioso, ma la vecchia moschea venne demolita e sostituita da quella nuova. Come spesso gradiscono gli Wahhabiti dell'Arabia Saudita, estremamente ostili a ogni traccia di oggetti antichi che potrebbero diventare oggetti di blasfema venerazione. Il monte Uhud è la montagna più grande a nord di Medina e si compone di un gruppo di montagne che si estende da est a ovest con una lunghezza di 7 km. La larghezza invece è di quasi 3 km. Si trova a una distanza di 5 km dalla moschea del profeta. Il monte Uhud è un luogo storico che pullula del profumo della storia islamica e si riferisce alla famosa storica battaglia di Uhud che ha avuto luogo nelle vicinanze di questa montagna. MSC Bellissima è stata progettata per fornire una crociera eccezionale e dinamica.
La promenade interna di MSC, bellissima, si estende su 2 ponti, ha un video soffitto a LED lungo 80 metri. Passeggiare a bordo di MSC, bellissima, un viaggio affascinante. L'elegante design degli interni è stato studiato in ogni dettaglio per aprire nuove prospettive di viaggio e di vacanze. Una delle attività più belle a bordo di MSC, bellissima, è l'Aqua Park, posizionato al ponte 18 e al ponte 19. Una vista incredibile e un divertimento assicurato. A bordo di MSC, bellissima, siamo sbarcati a Yanbu, che è il secondo porto più importante dell'Arabia Saudita, posizionato a metà del Mar Rosso. Il Mar Rosso ha questo nome per il colore tipico del granito, del corallo, unico al mondo. Il Mar Rosso è una delle destinazioni più importanti di chi ama il mare, di chi ama fare subacquea, e noi andiamo a scoprire le bellezze di questo porto. Yanbu! Yanbu in Arabia Saudita è una delle più importanti destinazioni balneari del Mar Rosso. A Yanbu, qui in Arabia Saudita, soggiornò lungamente l'ufficiale inglese Lawrence, che nel 1915-1916 guidò la rivolta araba contro l'impero ottomano e da allora è diventato il mitico Lawrence d'Arabia. L'Arabia Saudita è il futuro del mondo turistico. Project 2030 è l'idea futuristica di King Salman, il re dell'Arabia Saudita. MSC Crociere è stata la prima compagnia a sbarcare qui in Arabia Saudita e noi di Mondo Crociera vi raccontiamo le bellezze di questo paese. Sbarcati a Jeddah con aereo Saudi, siamo andati a scoprire le bellezze nel centro dell'Arabia Saudita di Egra e di Alula. La città di Egra è stata scoperta da pochi anni ed è diventata nel 2008 il primo sito dell'Arabia Saudita ad essere dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO, anche conosciuta con il nome di Mada in Salih. Egra è la seconda città più importante dei Nabatei, antico popolo che visse qui in Arabia Saudita. La più importante, la capitale, è Petra. Egra, come Petra, è stata sommersa dalla sabbia per migliaia di anni. Ora è stata riscoperta e spolverata e il re King Salman ha dedicato tanti miliardi di dollari per riportare alla luce questi importanti monumenti funerari. La visita di Egra dà un'idea delle abilità costruttive dei Nabatei in un sito che comprende più di un centinaio di monumenti funerari.
Durante l'escursione è possibile ammirare alcune di queste tombe, le cui facciate sono spesso decorate con figure mitiche. E da non perdere, al centro del deserto arabico c'è la tomba di Lilian, il figlio del re. Guardate che spettacolo! È anche conosciuta con il nome di tomba Al-Fared ed è uno dei monumenti simbolo di tutto il sito di Egra. Elephant Rock, la roccia dell'elefante, sono due rocce monolitiche dalla forma di un corpo e di una proboscite nel centro, nel cuore del deserto arabico, levigati da agenti atmosferici e dal vento da milioni di anni, formano il corpo di un elefante. Hello, my name is Amjad. I'm a guide in this tour with the group number 2, with beautiful group. L'antica città di Aliula è situata in uno scenario desertico fra le montagne e lo Yazd, nel centro dell'Arabia Saudita, dove pellegrini, viaggiatori e coloni permanenti si sono riuniti nel corso dei secoli. È circondata da un'antica oasi ed è dominata da una cittadella risalente al X secolo e ha circa 900 abitazioni di mattoni, 400 negozi e un intreccio suggestivo di vicoli e piazze. Project 2030 è l'idea futuristica, il progetto ambizioso preparato dal King Salman, il re dell'Arabia Saudita. Nel 2030 l'Arabia Saudita vuole essere all'avanguardia nel mondo. Tanti progetti, tante idee per far sì che questo paese, dove il petrolio è la risorsa più importante, si abbini al turismo. La prima ad arrivare qui in Arabia Saudita, nel mondo del crociere, è stata MSC Crociere, la compagnia del grande Gianluigi Aponte, con il presidente Pier Francesco Vago, che sentiamo ai nostri microfoni. Siamo una compagnia familiare, siamo una corporazione che è nello shipping, perciò che sia le merci, che siano i passeggeri, che siano i ferri, questo facciamo. Siamo globali, siamo in 155 nazioni, però la capacità di una famiglia è anche quella di essere presenti col territorio e capendo gli equilibri, capendo quelle che sono le vere partnership e le opportunità che abbiamo nelle differenti parti del mondo, e questo è quello che ci dà un vantaggio per essere così penetranti laddove operiamo, nei 5 continenti. Questo è stato l'elemento che ci ha distinto nel corso di questi anni, avere la capacità di pensare, immaginare itinerari, navi, prodotti globali, ma poi avere la capacità di realizzare secondo le esigenze dei mercati che localmente con le nostre navi tocchiamo. Cambiare il prodotto ove necessario, fare gli aggiustamenti negli itinerari, nel prodotto di bordo, per far sì che tutti gli ospiti possano vivere quell'esperienza di crociera il più possibile vicina a quello che è il loro heritage culturale. Il Golfo di Aqaba è un golfo importante perché racchiude 4 importanti paesi: la Giordania con Aqaba, importante centro balneare, e l'Arabia nella parte verso est, nella parte orientale, nella parte occidentale verso ovest, Israele con Eilat e poi l'Egitto con il Sidi e Sharm el Sheikh. Aqaba è una via di accesso verso la semplicità, la purezza e lo splendore. Negli ultimi decenni si è trasformata in una piacevole destinazione turistica. Alberghi di tutti i tipi sorgono in città come quelle di lusso che si stanno sviluppando lungo tutta la costa verso l'Arabia. Numerosi investimenti vengono realizzati per migliorare i servizi pubblici e le infrastrutture della città. Alcune delle migliori attività di immersione e snorkeling del mondo sono concentrate proprio sulle barriere coralline incontaminate che circondano la costa a sud della città verso l'Arabia.
ed è un contrasto accattivante con le vicine attrazioni del deserto di Petra e del Wadi Rum. Il deserto del Wadi Rum, che in arabo significa Valle della Luna, è uno degli ambienti più spettacolari e mozzafiato di tutto il Medio Oriente. Wadi Rum è una valle senza tempo, posizionato nel deserto arabico fra splendide dune di sabbia rosa e rossa. Wadi Rum è formato da gigantesche montagne di granito, basalto e arenaria. È un paesaggio che alterna forme tondeggianti e picchi scoscesi, fino a blocchi enormi che sembrano colati di cera fusa, e poi canyon, dirupi e archi di roccia che la natura ha scolpito a cavallo delle gole. La sabbia che scorre fra le dita è rossa, ma le dune sono rare. Queste incisioni sono state fatte nell'antica lingua del deserto, il tamudico. Il Wadi Rum è stato reso famoso da Lawrence d'Arabia, che visse in questo deserto fra il 1916 e il 1918 durante la grande rivolta araba. Questi sono i 7 pilastri del libro della saggezza di Lawrence d'Arabia. A fine escursione si visita un campo nel deserto dove si è accolti dall'ospitalità beduina gustando un buon tè arabo. Petra è l'antica capitale di Nabatei, un popolo beduino che viveva qui in Arabia, un'antica roccaforte che proteggeva le carovane dei mercanti e dei trafficanti di spezie fra l'Oriente e l'Occidente. Petra è un sito archeologico posto in un bacino fra le montagne a est del Wadi Araba, la grande valle che si estende dal Mar Morto fino al Golfo di Aqaba. L'ingresso della città è un antico letto fluviale, una profonda gola tagliata nelle alte pareti di arenaria che venne trasformata in trincea viaria deviando altrove il corso del torrente. Il suo nome semitico era Requiem, la variopinta, attestato anche nei vecchi manoscritti. Fu nell'antichità capitale di Nabatei, verso l'VIII secolo a.C. fu abbandonata in seguito alla decadenza dei commerci e a numerose catastrofi naturali, e benché le sue antiche cavità abbiano ospitato famiglie beduine fino ad anni recenti, fu in un certo senso dimenticata fino all'epoca moderna. Il complesso archeologico fu rivelato al mondo occidentale dall'esploratore svizzero Johann Ludwig Burckhardt nel 1812. Le numerose facciate intagliate nella roccia, riferibili per la massima parte a sepolcri, ne fanno un monumento unico che è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO il 6 dicembre 1985. Anche la zona circostante è dal 1993 Parco Nazionale Archeologico. Nel 2007 inoltre Petra è stata dichiarata una delle cosiddette 7 meraviglie del mondo moderno. Le tombe di Petra sono scavate nei canaloni e sui fronti rocciosi delle montagne. Le costruzioni funerarie sono in gran parte ricavate nella roccia. Roccia coerente e resistente, ma al contempo facile da scavare, organizzata in diversi strati. Una caratteristica particolare di queste arenarie è la variazione del colore, con sfumature dal giallo ocra al rosso fuoco e al bianco, dovute alla diversa concentrazione degli ossidi durante il processo di consolidamento. El Kashnesh è il tesoro, nome completo di El Kashnesh al-Farum,
il tesoro del faraone. È il monumento scavato nella parete rocciosa di fronte allo sbocco della stretta gola di accesso al sito antico detto Siq, e con una facciata monumentale che venne realizzata ai tempi del re Nabateo Areta III nell'87 a.C. per ospitare la tomba dello stesso re. Il nome con il quale è conosciuto deriva dalla leggenda che un tesoro fosse nascosto nell'urna intagliata alla sommità del secondo ordine, che fu per questo oggetto di spari nel tentativo di romperla. Il tesoro non ha precedenti nelle facciate di altre tombe locali, a differenza di quasi tutte le altre è isolata. In seguito la sua forma venne ripresa da due tombe monumentali, i cosiddetti tempi di Edir o del monastero e la tomba corinzia. Cari amici telespettatori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, è finita questa puntata di Mondo Crociera, la trasmissione televisiva che gira i luoghi più belli al mondo a bordo delle navi da crociera più belle al mondo. Noi ci vediamo fra 7 giorni, stessa ora, stessa frequenza. Per maggiori informazioni e per rivedere le nostre puntate consultate il sito sportdor.tv, che è la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport e al turismo. Ciao e alla prossima settimana, Floriano Omoboni. Mi raccomando, navigate sempre con noi. sportoutdoorviaggi.it, l'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Sardegna con sportoutdoorviaggi.it. Giver, un mondo di natura. In collaborazione con MSC Crociere. sportoutdoorviaggi.it. Giver, un mondo di natura.